farmacia o preparare a casa. Poi ci sono due modi principali, con una siringa senza ago oppure con una peretta di gomma. Ti spiego come fare con entrambi. Lasciamo perdere. Buongiorno a tutti quanti, benvenuti a questa puntata delle nostre solite vitamine del martedì alle 5. Siamo la Pura Immobiliare. E adesso dice la stessa cosa rappando. Mamma mia. Parlavamo di fare musica. Noi siamo sotto già a registrare un pezzo, una canzone. Sì. No, non ricomincerò adesso. E niente, benvenuti, è bello essere qua, siamo di nuovo in 3, eravamo in 2 per tanto tempo sempre a fare queste vitamine e oggi parleremo di una cosa interessante che è sul nostro cuore di tutti noi che facciamo questo mestiere, ma anche chi fa altri mestieri, ovvero parliamo dell'imprenditorialità. Yes, No? yes. Giusto. Exciting stuff. Si dice imprenditorialità o imprenditoria? Imprenditorialità. Giusto, Yes. giusto, insegno anche l'italiano. Bravo, per lezioni private chiamate sempre. E niente, passo la parola a te, giusto, era una cosa... Sì, però dopo ci Condividiamo, scambiamo, perché in realtà l'imprenditore, come hai detto bene nell'introduzione, è un'attitudine spesso, dell'essere umano, volevo dire spesso dell'uomo, ma non è vero, ci sono tante donne imprenditrici. Quindi tu che ci stai ascoltando, se hai a cuore di buttarti, hai quel fuoco sacro, e qui tutti abbiamo questa cosa e difatti noi vorremmo nel nostro gruppo un po' coltivare questo spirito che ognuno possa realizzarsi in questo ambito dell'imprenditorialità. Prima stavo pensando in francese, come si dice? Adesso Lo sai. Non lo so. In English it's entrepreneurship. Entrepreneurship, Anche yes. in inglese. Auf Deutsch? Unternehmer in... Adesso le fa tutte. Spagnolo, dai. Cerveza. No, insomma, comunque è una qualità che Sì. a fare questo tipo di lavoro nell'immobiliare è sempre in passato è stato molto necessario. Sì. Magari oggi è cambiato qualche cosina qua in Ticino col contratto normale di lavoro dove si hanno, sai, Sì. uno può anche fare meno ma riceve una paga fissa. Invece ai tempi, quando ho iniziato io, quando tu hai iniziato, soprattutto, poi non so anche te, penso. Sì, quando ho iniziato. È proprio arrivato il momento che hai iniziato te, grazie. Portato le gabole. Sì, bravo. No, però hai già prima avuto anche uno spirito di iniziativa molto Sì, forte. difatti io volevo iniziare da lì. Però io stavo dicendo qualcosa che oggi nell'immobiliare magari non è più così, ma c'è comunque bisogno. Sì. C'è comunque bisogno se vuoi aver successo perché devi lavorare. Sì, ma anche per chi non vuole fare l'intermediario come facciamo noi, però che magari ha l'idea di dire vorrei buttarmi, comprare, vendere. La prima volta che l'ho fatto era veramente meno zero di capitale proprio, meno zero. E uno dice, ma oggi non è più possibile. Abbiamo da poco iniziato con queste idee di affitto con riscatto, diritto di compra di 5-10 anni, quindi anche oggi per chi ha questo fuoco sacro, questo desiderio di realizzarsi nell'ambito dell'immobiliare può trovare delle strade. Ma raccontate un po' voi cosa, per esempio tu Remo, no? Cos'è che ti ha mosso? Esatto, io volevo proprio partire da lì, no? Da come nasce questo spirito, dici perché fare questo salto di carriera, che nel mio caso non è iniziato subito col mondo imprenditoriale, però ho sempre avuto questa ambizione, ok? Di non accontentarsi, di dire ok, sì, si può scegliere di avere un lavoro tradizionale, no? 9 to 5, come si dice in inglese, che dici sai che ogni giorno vai al lavoro e a fine mese sai quanto prendi e finisci lì. Sei più sereno, sei più tranquillo, hai le tue certezze. E ho fatto tanti anni ad avere questo stile di vita, no? Però c'era qualcosa dentro che dici, non mi sento challenge, non ho quella sfida giornaliera, no? Perché dici, c'è sicuramente la crescita anche all'interno dei lavori tradizionali, però proprio di mio carattere ho bisogno di essere stimolato e di buttarmi nelle cose, no? Di questa crescita personale che l'imprenditorialità ti obbliga per forza a fare un percorso di crescita interiore. E dunque da me è nato così, ho sempre cercato quella sfida, difatti nei miei
anni di carriera, ho fatto diverse attività, una di queste anche con Sam, e ho sempre sperimentato, no? E non li vedo come fallimenti, ma come lezioni, tutte le attività che ho avuto, che mi hanno portato poi a trovarmi nella situazione di oggi. E dunque secondo me una delle chiavi importanti per chi decide di fare questo percorso è non vedere i fallimenti come fallimenti, ma sono lezioni necessarie per poi passare al livello successivo, perché ci sono diversi livelli di imprenditori, no? E dunque quando inizi è normale che se non sai niente le devi imparare in qualche modo. Alcune lezioni sono piacevoli, altre molto meno. Sì. Come hai detto bene, anche nell'immobiliare è la stessa cosa. Uno inizia, e si dice nel gergo locale che la prima operazione che fai perdi soldi, la seconda arriva pari e la terza comincia a guadagnare. E quindi anche nell'imprenditore, anche nell'immobiliare hai questi passi di crescita che devi fare, ed è chiaro, anche nello stesso gergo locale si dice, almeno mi ricordo da ragazzo, che non c'era un buon imprenditore che non ha fatto 1 o 2 volte fallimento. Adesso forse non dobbiamo arrivare a quegli estremi, però se arriviamo a quegli estremi sapere che fa parte anche della crescita. Dopo chiaro uno dice preferisco fare l'università e così via, però è vero, da una parte impari tante cose quando vai all'università, però anche questo ti costa, ecco. 2, non hai la pratica, è la pratica tante volte che ti permette di fare il salto di qualità, è proprio buttarti. Ed è chiaro, adesso non so chi sei, non so cosa stai pensando, però è chiaro che se hai questo, come diceva prima Raymond, no? Se hai questo desiderio dentro, allora ecco, perché no, cominciare a vedere cosa sono i passi da fare. Tu per esempio Sam, tua esperienza? Ma la mia esperienza appunto l'ho vissuta un po' simile con Ray nel digital marketing, e lo vivo tuttora nell'immobiliare, l'ho vissuto tanto, e questa cosa del dire io ti chiedono, no? Ma lavori tanto, quanto lavoro hai? Il lavoro te lo devi creare, no? Il lavoro viene, dipende da te quante persone contatti, come sei anche dentro di te, sei a posto, sei in pace. Appunto ho trovato poca differenza in realtà tra cosa stavo vendendo, che poi hai sempre a che fare con persone, e tu te stesso ti devi veramente buttare, ti devi spronare, devi faticare anche tanto all'inizio, perché ricevi tanti no, sei confrontato con le tue paure, il rigetto, il rifiuto, la gente che ti insulta. Preach, brother. Quante chiacchierate, discussioni, email, messaggi che poi vanno a nulla, no? E poi dopo quella volta ti va bene, impari, poco a poco impari, sai, che uno sia venditore o che abbia la propria ditta che vende se stesso, no? Devi comunque... poi dopo la capacità di farlo l'acquisisci col tempo, poi è chiaro... Se fallisci devi fare qualcos'altro, no? O rifarlo meglio con quello che hai imparato. Ecco, però nel campo del rigetto una piccola storiella. Ecco. Primo lavoro come venditore, chi ha la mia età si ricorderà, il chalet sulla tirata di Sant'Antonino, la Rubner Chalet. Vendevano chalet e poi a un certo punto si sono allargati e cominciato a vendere finestre, porte, cucine, armadi, e a un certo punto volevo buttarmi nella vendita, mi hanno assunto responsabile di zona Locarnese. Allora mi hanno insegnato, non so più quanto è durato, 1 settimana per capire bene come funziona il mestiere, e poi mi hanno dato una lista di architetti del Locarnese da chiamare. Allora, primo giorno da venditore vero, sono seduto alla mia scrivania, tutto a posto, il telefono, la lista, cominciamo. Al telefono, faccio il numero. Architetto, buongiorno, Rumner, ma vai a quel paese tu con le tue figlie? Che cavolo, mi hai insultato, mi sono giù il telefono. Scioccato. Vabbè, prendiamo il secondo dalla lista, lo chiamo, un altro architetto, la stessa cosa. Mi sono alzato di botto e me ne vado. Basta, dopo 2. Ma sapete che così
dopo sono passati adesso 40 anni, mai più mi è successo come le Davvero? prime 2 chiamate. Non so cos'è il segno, magari proprio dire dai, mettiamo il brutto all'inizio. Cosa puoi? Solo Esatto. Però dopo invece è stato un paio d'anni molto buoni, ho lavorato là, però queste prime 2 chiamate. Quindi in poche parole cosa sto cercando di dire? Non ti abbattere, appunto, perché in realtà la vita mi ha benedetto in questo ambito, mi trovo molto bene e quindi non abbatterti se hai dei fallimenti all'inizio. Che può succedere, però se hai questo fuoco che brucia dentro, ecco, vale la pena andare avanti. Allora, abbiamo detto che parlavamo di questo fuoco sacro, ecco, e poi dopo anche di una parte, quando fai dei piani, ecco, avvicinati a un gruppo tipo il nostro nel campo immobiliare o un fiduciario. Sì, questo magari non è tanto il fatto di fare da venditore, se uno si vuole buttare, se ti vuoi buttare nell'immobiliare, Esatto. cioè fare investimenti o operazioni nell'immobiliare, non l'hai mai fatto in vita tua, Ecco, di avvicinarsi a qualcuno che sappia sì. aiutare Ecco, a cosa fare attenzione. Tu hai fatto la scuola un anno fa, un anno e mezzo fa, mezzo sì. fa, e c'è questo ambito della tassazione nel campo dell'immobiliare che come imprenditore devi veramente stare attento, capire bene come funziona. Ti fanno o ti spaccano, dicono, no? Ecco, bravo. They can make you or break you. That's in English. Yes. In italiano non so, ti possono fare o disfare o capotare. Sì, no, è giusto. È giusto, ed è allora un lato che ho capito tanti anni fa che se paghi delle tasse alla fine devi farlo col sorriso. Perché vuol dire che hai guadagnato. Perché vuol dire che hai guadagnato e sappiamo tanti imprenditori alla fine non c'è un più, alla fine c'è un meno. Il rosso. Il rosso, quindi non è di quello che parliamo. Però per chi vorrebbe buttarsi comunque devi avere un po' una formazione nel campo dell'immobiliare, in particolar modo per... Quanto riguarda le tasse? Esatto, e se fai l'immobiliare vieni categorizzato come Commerciante di immobili. Commerciante di immobili, Sì. ecco. E questo è un mondo a sé, dove i tuoi utili non vengono tassati soltanto con la tassa sull'utile immobiliare, TUI. Quella che tutti conoscono, tanti conoscono. La Esatto. TUI bisogna pagarla quando vendi, fai Esatto. l'utile. E secondo gli anni diminuisce dal 31 al 4%, se tu compri e rivendi entro un anno il 31%, se dopo 30 anni il 4%. Ecco, lì c'è una tabellina che trovi online. Però come commerciante di immobili invece questo utile viene anche tassato come imprenditore indipendente, dunque l'AVS, e anche l'imposta federale diretta. Esatto. E lì se tu compri e rivendi entro un anno, secondo quante entrate, quanto guadagni hai fatto, però facilmente arrivi sopra il 50% dell'utile. Ecco, magari lì fai fare la premessa che magari la gente non sa o chi ascolta non sa cosa sono i requisiti per essere considerato come commerciante immobiliare. Non si sa. Dunque fare attenzione perché magari bastano 2 transazioni in X tempo Esatto. e poi si viene flaggati e da lì non si torna indietro, giusto? Sì, si viene etichettati, no? Che sei uno del mestiere. Sì. Dunque, ma ci vuole veramente poco in realtà. Esatto, quello da fare attenzione, no? Magari dire, ma no, ma io non faccio questo di lavoro, un altro dice attenzione, perché non è così, magari è molto delicato come linea da oltrepassare. Una volta etichettato e dopo bisogna fare conto di questi... Sì, ed abbiamo anche visto che la prima operazione può essere fatta in un modo nella quale non vieni penalizzato così tanto come in altri casi. Però devi proprio avvicinarti a dei professionisti perché il dettaglio fa la differenza e a volte il dettaglio fa la differenza. Ecco, e a volte è buono proprio andare a chiedere una sentenza, andare qui all'ufficio tassazione, fare un appuntamento, spiegare bene quello che vuoi. Come? Ti fanno il ruling, si chiama così? Ti fanno il ruling, sì, e con quello almeno vai tranquillo. A me sembra che c'è una lista, però che non è esaustiva. Nel senso che possono esserci ancora cose che vengono aggiunte che fanno sì che tu entri sotto questo ombrello di commerciante di immobili. No? Più conosciuti sono che hai fatto già più di un'operazione o che lavori o hai qualcuno che lavora nel ramo dell'immobiliare oppure che hai fatto più vendite in un arco di poco tempo, quello che tu guadagni lo reinvesti.
hanno tanti Criteri. che tu puoi rientrare, non sono accumulabili, basta anche solo uno. E dunque caso per caso penso che prendono e guardano se tu effettivamente qualifichi come commerciante di immobili, no? Sì. E da una parte il nostro caro Canton Ticino, la nostra cara Confederazione hanno bisogno anche loro, quindi da una parte va anche bene pagare. Soprattutto se hai fatto degli utili, questo giustamente. è giusto pagare, è giusto. Però ecco, l'imprenditoria, praticamente abbiamo parlato di questo fuoco, no? La gente che lo sente, che vuole fare, e poi dopo formarsi bene comunque. Più ti informi bene prima, meno avrai brutte sorprese. E uno dei punti chiavi sono le tasse. Una cosa che aggiungerei è, in qualsiasi settore voi vogliate buttarvi nel mondo dell'imprenditorialità, il mio consiglio e la mia fortuna che ho avuto, seguite chi già lo fa, chi ha già ottenuto i risultati che volete ottenere, perché avete la scorciatoia per evitarvi gli errori che possono costarvi parecchio e per accorciare la learning curve. Dunque dici, io ho la fortuna di poter seguire loro due nel mondo dell'immobiliare e dunque so che tanti errori riuscirò ad evitarli perché ho degli esperti che posso seguire. E questo però secondo me si applica in qualsiasi ramo. Trovate una persona che vi piace, che ha la volontà anche di insegnarvi, perché non tutti sono aperti a condividere le pillole. Ha detto che gli piaceva. Lui di più. No, perché c'hai i capelli. Mamma mia. No, però scherzi a parte è importante anche chi si segue, da chi si impara per fare. Sì. E ci vuole, per me poi voglio ancora dire che ci vuole una certa umiltà, no? Che più scopri, più sai di non sapere. È vero. E dunque di veramente fare attenzione, se ti vuoi buttare c'è tanto da conoscere, tanto da imparare, non finisci mai di imparare. Sì. È anche molto bello, molto bello. Sì. Dunque anche il nostro lavoro, abbiamo tanti, c'è sempre una storia diversa, no? Ogni persona che incontri, ogni cosa che devi fare, vendere, costruire, rinnovare, c'è sempre una storia Si impara diversa. È qualcosa, bello, sì. bellissimo questo. Sì, assolutamente, una bella avventura, carissimi. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.